Adesso che stiamo salendo, giustamente si ricorda di... magari aveva qualcosa in più. Invece non fa maniera. Quindi che la coscia, la badante qua. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Come vedete questa volta c'è anche Cinzia. Stiamo partendo per le nostre ferie, sono circa le 3:30 del mattino. Come vedete è ancora tutto buio, abbiamo appena fatto benzina, adesso non vi spoileriamo nulla, dai, andiamo a bordo, go! Le nostre ferie iniziano così. Ma le prime luci dell'alba. Sì, stavo sbadigliando. Tra un po' ci fermiamo a fare una colazione di alta quality. Certo, e ora è arrivato il momento. 7:15, abbiamo passato Bologna-Indenne. La temperatura, non fatevi abbindolare dal sole, è abbastanza frizzantina per il periodo, sono 18 gradi. Comunque adesso entriamo in area di servizio e ci siamo fermati al primo autogrill subito dopo la tangenziale di Bologna, che la nostra preoccupazione era che ci fosse movimento ed effettivamente adesso si sta creando un po' di movimento. Per fortuna ci sono due punti di ristoro. Nel primo Cinzia è entrata, è uscita disperata, ha detto dobbiamo andare in due perché bisogna fare 3 file. Poi mi è caduto l'occhio su quest'altro punto, vicino alla pompa di benzina, ho detto scusa, prova a vedere qui dentro, ed effettivamente qui c'è meno gente. Adesso Cinzia andrà a prendere qualcosina, vediamo con cosa torna, presumibilmente con un caffè, un cappuccio, qualche brioche, qualcosa di simile. La giornata è splendida, c'è un sole fantastico, anche se l'aria, come vi dicevo, è un po' frizzantina per il periodo. Abituati a 35, 33, 36 gradi, vedere 18 sul display fa quasi emozione. Quindi abbiamo recuperato che cosa, Cinzia? Mi ha recuperato. Caffè, cappuccio. Caffè, cappuccio e 2 brioche alla crema. Tra l'altro questa è l'area di servizio dove ci trovammo con Crepaldi alla Reunion. Abbiamo fatto giusto in tempo, guarda dietro di te che fila che c'è. Adesso però è meglio scappare da qui che si sta riempiendo. Rispetto alle altre volte. A reggi di meno perché adesso non vedevi ancora questo qua, guarda che c'è la tua sinistra. Lo so, sto girata. Mare, dai che ci siamo quasi. Ragazzi, non vi abbiamo ancora detto la meta di quest'anno, ma vi racconteremo un po' tutto quanto mentre aspettiamo che ci imbarchiamo praticamente, perché siamo dalle parti di Ancona. Adesso puntiamo il porto, check-in più delle 10:30, noi dovremo essere lì per le 9:20, 9:25, quindi facciamo il check-in e poi vi racconteremo un po' tutto. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Siamo in ritardo rispetto a lui, solitamente arriviamo molto in anticipo, però insomma, sì. Dai, un'ora prima del check-in è più che sufficiente. No, abbiamo previsto orario di arrivo alle ore 9, abbiamo perso in autogrill un po' di tempo. Sì, abbiamo perso una mezz'oretta in autogrill, c'era abbastanza movimento. Superato Cesena invece il traffico è notevolmente sceso e gli autogrill sono semivuoti. Qui la temperatura si è alzata, siamo sui 27-28 gradi, si sta divinamente. E però ci abbiamo tutto dietro. Sì, mo prendiamo con calma, facciamo tutto quanto. Intanto entriamo, parcheggiamo, tiriamo fuori i documenti e andiamo a fare i check-in. Sembra già abbastanza tranquilla la situazione rispetto a quella che abbiamo vissuto in altri imbarchi. Mettiamoci qua, dai. Il check-in non ci crederete, ma è stato super mega veloce. C'erano 7-8 sportelli aperti, davanti a noi c'era pochissima gente, ho beccato lo sportello vuoto, 2 minuti e abbiamo fatto il check-in. Adesso l'imbarco dalle 12:30 al deck 13, quindi abbiamo un paio d'ore di libertà, quindi ci rilassiamo e aspettiamo. Questo è oggi. Qua, imbarco 13, ci siamo super mega veloce, guarda, senza stress, no stress, perché qui ad Ancona ci è andata veramente di fortuna. 9:41, abbiamo già fatto il check-in, siamo arrivati alle 9:25 e siamo in pole position. Per fortuna c'è poco movimento, perlomeno ai check-in e tutto il resto. Noi siamo qui, praticamente la nave attraccherà qui, immagino, ci faranno salire di qua e si parte. Come vi dicevo, non resta che attendere. Adesso mangeremo qualcosa nel mentre e aspettiamo le 12:30. Visto che ve l'avevo anticipato prima, considerato che abbiamo un po' di tempo, vi racconto come è nata l'idea di questo viaggio.
Allora, vi dicevo, l'idea di questo viaggio è nata in questa maniera. Se ben ricordate, a Natale dell'anno scorso siamo stati in Tunisia. Al rientro della Tunisia, poche settimane dopo, 1 o 2 settimane al massimo dopo, abbiamo deciso di prenotare il traghetto che da Ancona ci avrebbe portato a Igoumenitsa. Perché Igoumenitsa? Igoumenitsa semplicemente perché la meta del nostro viaggio 2023 in realtà doveva essere la Turchia, se non che una decina di giorni dopo che avevamo prenotato il nostro traghetto c'è stato quel devastante terremoto in Turchia che ha distrutto gran parte della parte più orientale del paese, quella in cui noi avremmo concentrato la maggior parte del nostro viaggio, tant'è che alcuni giorni dopo il terremoto provai a contattare tramite Booking le strutture che avevamo prenotato. Alcune di loro ci risposero dicendo: noi siamo vivi per fortuna, ma la struttura non c'è più. Altre invece non ci hanno mai risposto. Gran parte delle strade sono malmesse, le strutture si fanno fatica a trovare proprio a causa del terremoto che ha raso al suolo gran parte degli edifici. E morale della favola, per evitare di perdere gli 800 euro circa di traghetto, abbiamo deciso di inventarci questo giro qui tra la Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro ed Albania. E praticamente il tour di quest'anno è nato esattamente così, quasi per caso. E più leggevamo di questi posti, di questi paesi, di queste zone, e più ci affascinavamo alle terre che andremo a scoprire. Quindi inutile dirvelo, le nostre aspettative sono decisamente alte e speriamo, anzi siamo quasi certi, che non ne resteremo delusi. Adesso, come vi dicevo, non resta che attendere l'imbarco. La fila aumenta, la temperatura sale e vado a fare un po' di compagnia a Cinzia che si è messa all'ombra insieme al cibo che ci siamo portati sopra la nave. Sono circa le 12:15 ed è appena arrivata la nave in porto. Adesso attraccherà qui, noi siamo qui dietro la rampa, entriamo, si parte. Ci stiamo sciogliendo sotto il sole. Per fortuna che c'è questo camion qui di fianco che ci ha fatto ombra per un bel po'. Ci saranno 33-34 gradi al sole, si brasa. Adesso che stiamo salendo, giustamente si ricorda di controllarci il biglietto. 2 ore sotto al sole. Ok, vai Dima, tieni tu. E si va, go, si entra. Dove ci fa entrare, ma qua? Da sotto si va? Ok. Ragazzi, siamo dentro la nave. C'è Cinzia che sta facendo il check-in, c'è una coda allucinante e sotto la stiva, praticamente siamo sott'acqua, c'erano 2000 gradi lì sotto. Comunque adesso appena uscita dalla cabina ci facciamo una doccia e poi ci godiamo la navigazione, che incrociamo le dita ma dovrebbe essere iper tranquilla. Qui c'è uno specchio d'acqua, non si muove un'onda, tira una leggera bava di vento e è tutto molto giusto. Ragazzi, abbiamo appena finito di fare la doccia. C'è questa voce che continua ad andare, dice all'interno della nave c'è l'ora greca, mettere l'orario un'ora avanti, e questa è la camera nostra invasa già. Vedete, ci ha appeso tutto. Cinzia che sta uscendo, andiamo sul ponte. Qui c'è il bagno, doccia. L'ordine è il nostro punto di forza. No, e qua ci si ingegna. No, siamo ordinati, però in queste situazioni è un po' difficile essere ordinati. Qui esce fuori il MacGyver. Questa qui praticamente è l'asta che tiene ferma l'apertura della porta. Girandola in senso contrario riuscirete a fare un piccolo appoggio per la gruccia, in maniera che riuscite ad asciugare quello che dovete asciugare, in questo caso i panni e le calze. Li faccio prendere un po' d'aria. E adesso si va a mangiare sul ponte. Adesso certa gente non dovrebbe avere da ridire, perché guardate dove siamo. Siamo qui sul ponte più alto, lì c'è la cabina di comando di fronte a voi. Questa è Ancona, che salutiamo, ed ecco i nostri tavolini, come sempre con vista mare. Tutti dovrebbero avere una vita vista mare. Inizia, buon appetito. A proposito, che abbiamo oggi da mangiare? Oggi abbiamo tramezzini, formaggio, taralli e insalatissime, tonno con le miste, insalatissime riomate. Buon appetito. Sono le 19 ore locali. 19 ore locali vuol dire 19 ore greche. C'è una temperatura ottima. Non vi nascondo che abbiamo fatto un piccolo riposino e ci siamo imposti di uscire
altrimenti avremmo dormito ad oltranza e magari stiamo svegliati nel cuore della notte. C'è un venticello spettacolare e ci godiamo questo tramonto. Ho trovato chi sta meglio di tutti, ha vinto sicuramente il premio Nobel. Guardate questo qui sotto, ha messo un'amaca, sarà goduto il sole il pomeriggio e dormirà qui sotto, farà freschino sicuramente di notte, ma guardate qua. Number one. Anche la posizione di Di Mattia però non è niente male qua. Il sole sta calando, come vedete alle mie spalle c'è uno stuolo di persone che sta fotografando questo incanto della natura, questa meraviglia della natura, il sole che si tuffa nell'acqua e come scende il sole la temperatura inesorabilmente crolla, fa freschino, c'è un po' di umidità. Adesso noi salutiamo, andiamo al cena e vi diamo appuntamento a domani. Il video non lo chiudo perché sarà anche la giornata di domani e metteremo insieme le prime giornate, quindi la partenza e il primo giorno che arriviamo a destinazione. Ragazzi, buongiorno, 16 agosto 2023. Aspettiamo un attimo gli annunci. Questa alle mie spalle è Corfù. Adesso il traghetto farà una sosta tecnica a Corfù, scaricherà i pochi passeggeri che scendono a Corfù e da qui punterà direttamente a Igoumenitsa. Sono circa le 6 del mattino, questi sono i colori di Corfù. Credo che abbia piovuto perché il ponte è completamente fradicio di acqua e bagnato, non è semplicemente umidità, credo che probabilmente abbiamo preso un po' d'acqua, ma la navigazione è stata semplicemente perfetta. Ecco, siamo già ripartiti, vedo che la nave si muove, quindi i pochi passeggeri di Corfù sono scesi, salutiamo Corfù, aspettiamo l'arrivo a Igoumenitsa e iniziamo a percorrere i chilometri di questo viaggio. Cinzia attualmente è in camera, sta finendo di sistemarsi e io ne ho approfittato per uscire fuori. Il sole arriva, adesso tra un po' si accenderanno tutti i colori e la temperatura salirà. Come vedete lì c'è Corfù, c'è un'umidità folle. Ci siamo ragazzi, stiamo vedendo l'uscita della nave. Eccoci qua, siamo in Grecia. Dima? Sì? Grecia, ci sono. Siamo arrivati. Adesso ci facciamo una piccola sosta per metterci i guanti, pensiamo a uscire da qui. Sono le 6:30 più o meno. 6:30, 7:15. Orario greco 7:30. Questo porto qui mi ha visto nel 2012 se non ricordo male, o 2013. Mi ricordo dalle quali di avere delle foto qui. Andavamo diretto in Turchia. Ma adesso è un'altra storia, un'altra musica, un altro mezzo. Sono circa le 7:05, ci sono 22-23 gradi, si gira divinamente. Tra l'altro la nave, lo dicevo con Cinzia, adesso è arrivata con una puntualità estrema. Primo rifornimento in Grecia e sorpresa, anche qui la benzina costa come l'oro, 1,96 abbiamo pagato la benzina. In alcuni punti abbiamo visto anche benzina oltre i 2 euro. Adesso puntiamo Meteora, io ci sono stato, Cinzia no. Qui c'è Cinzia che sta sistemando i documenti. Sono la cassiera. Sempre. Stavo vedendo che come mi hanno legato la moto sopra alla nave ho un piccolo segno sopra al serbatoio. Adesso che andrò a casa con un po' di pasta brasile magari cercherò di toglierla. Pensa alle ferie, no? Quando vai a casa. Siamo in coda per pagare il casello, 1,50 €. Un'altra barriera, un altro pedaggio da pagare. Questo è il secondo. Stiamo utilizzando l'autostrada per avvicinarci a Meteora perché nel mentre tante strade alternative non ce ne sono e soprattutto non ci sono strade che ci interessano particolarmente. L'autostrada è abbastanza sgombra, si va abbastanza spediti, peccato che ogni tanto c'è questi caselli da pagare. Per 80 centesimi. Abbiamo pagato 1,50 €, adesso 80 centesimi. Cambia 20 euro. Eh sì. Vabbè. Buongiorno. Vuoi metterlo là davanti o me lo tengo io? No vabbè, tienili tu i soldi, non ti preoccupare. Adesso da qui proseguiamo. Una particolarità: lungo le autostrade non troverete benzinai. I benzinai dovrete uscire, dovrete fare una piccola deviazione, generalmente sono adiacenti alle autostrade ma non sono all'interno. Aspetta un attimo. Se no mi tiro un po', giusto un po' avanti. Ok, no. A posto. Buongiorno. Ok.
Non ci sono i bancomat, non ci sono le carte, c'è soltanto o l'omino o il telepass. Quindi prima abbiamo fatto un po' di coda, adesso invece siamo andati abbastanza lisci. Questa è l'entità delle autostrade greche: poco traffico, il limite in questo momento è 100 all'ora perché stiamo attraversando questo viadotto dove potrebbe esserci vento forte, qui dove è più aperto. Il limite diversamente è 130, nelle gallerie è rigorosamente 80 all'ora. In giro ci sono diversi velox e fino adesso il commento che stavo facendo poco fa con Cinzia è che comunque stiamo viaggiando in mezzo a tanto verde a profusione nonostante le poche piogge. Abbiamo lasciato l'autostrada, siamo sulla E62, una strada tutta sinuosa che sale e scende in maniera abbastanza importante. L'asfalto è ottimo in questo momento e la viabilità idem. Davanti a noi in lontananza vedo anche una moto. Ditemi voi se non è incantevole questo tratto di strada. Adesso passeremo dall'altra parte, lì. È tutta quanta così, una curva dietro l'altra, veramente incredibile. Che dici, piace? Sì, piace. Ci arrivati a Metera, questa è Metera dal basso, poi piano piano arriveremo su in cima e ci faremo prima un giro dei punti panoramici, poi vediamo se sicuramente alzeremo il Mavic. Insomma, adesso inizia il bello. Te l'aspettavi così, sì? No, non pensavo così. Te l'aspettavi diverso? Sì, dalle foto che ho visto sì. La parte in alto è molto bella, ora ci arriviamo. Anche la strada per arrivare, very good. Eccole qua le fantastiche meteore, questa è una delle tante. Adesso piano piano giriamo un po'. Lì c'è un bel punto panoramico, Dima. Dopo ci passiamo, Sì, magari. infatti è pieno. Magari da lì Pieno alziamo di il macchine. Mavic. Prima di macchine e di camper. C'è gente che magari ci avrà anche dormito qua. Adesso qua diventa un po' una processione andare perché sono un po' di auto. Più bello da qua comunque, da Ecco, sopra, sì, anche qua, che guarda da qua. là. Qui c'è un punto panoramico. Andiamo a scendere qua. Sì, scendiamo. Siamo arrivati in quel di Meteore. I primi monasteri sono lì. Allora, un po' di storia, sono circa 24 strutture, o meglio, inizialmente erano circa 24 le strutture, poi in realtà da 24 ne sono rimaste soltanto 6 perché furono un po' abbandonati e un po' furono razziati dai nazisti e dai fascisti. Furono successivamente alcuni di loro ricostruiti, comunque data una bella manutenzione. La particolarità qual è? È che sorgono in punti abbastanza impervi, come vedrete. Cerco di farci volare il Mavic così magari vi rendete un po' meglio conto. Non c'erano scale, scalette o quant'altro per arrivare sopra. Allora, sia i pellegrini, i visitatori o anche banalmente il materiale per costruirlo veniva portato su con delle scale di legno, delle scale movibili di legno, quindi quelle scale fatte di corde e legno, oppure con delle reti. E i monaci, prima di portare su i pellegrini piuttosto che gli operai o altri che volessero andare su, li avvertivano del pericolo che le reti si potessero rompere, ed effettivamente c'è stato più di un caso in cui le reti hanno ceduto, ma il posto è letteralmente mozzafiato. Adesso la giornata è incredibilmente bella, c'è un po' di vento, ma faremo qualcosina col Mavic sicuramente. Siamo a Meteora, non potete capire quanta gente c'è così, sembra di essere al mare. Adesso andiamo in un altro monastero, quello che forse è più fotografato, che è alle nostre spalle, sei a pochissimi chilometri da qua. Questo qui è probabilmente il monastero più fotografato. Adesso noi ci fermiamo un po' più avanti, in qualche punto panoramico dove non ci sarà nessuno. Contaci. Come secondo me la gente ci si è accampata, ci dorme qua. C'è molto turismo, decisamente tanto. Però guarda qua, che culo, dai, fermiamoci qua.
queste strade sui monti, sono 33 gradi, siamo all'altezza di 600 metri, è circa ora di pranzo, quindi siamo anche alla ricerca di un supermercatino, un negozietto dove poter comprare della frutta, qualcosa di fresco, del gelato, non lo so. Non abbiamo particolare appetito, ma sicuramente con queste temperature qualcosa di fresco ci sta. E Cinzia aveva proposto questo menù fresco, veloce, smart, ma per ora il supermercato non c'è traccia. Contro la strada è semplicemente incredibile, quanto è perfetto e siamo a un'altezza di 600-700 metri in questo momento, guardate qua, che spettacolo ha. Strada troverete decine, centinaia di queste strutture qui sparse un po' ovunque, chi in marmo, chi in ferro, chi in vetro, insomma tutte quante piccole chiesette. Piccole chiesette, sì. Nel frattempo abbiamo toccato un paio di strutture, forse ci salviamo. Abbiamo fame. Non so se si è capito. Alla fine questa location qui abbiamo scelto, lungo la strada. Speravamo di trovare un posticino dove magari aveva qualcosa in più. Invece non fa maniera. Soltanto Cinzia sperava in quel posticino dove faceva almeno un'insalata greca. Vabbè, magari intanto abbiamo preso un gelato. Se più avanti dovessimo trovare un posticino dove fanno anche qualche insalata greca, magari facciamo una seconda sosta e ci facciamo un'insalata greca. Purtroppo qui, su questi passi qui, siamo a 900 metri di altezza e le pompe di benzina sono come le osi. E intorno alla pompa di benzina ruota tutto quello che c'è. Abbiamo visto tanti tavolini all'aperto, guardate qua. Tanti tavolini e ci illudevamo si mangiasse, invece chi gestisce il bar ha detto no, solo bere e gelati. E allora siamo armati di Magnum, 2 Magnum, 6 euro. 6 euro. Viva la Grecia. C'è un canyon su questa strada qui, incredibile. Dall'alto è spaziale. E una volta che ci si è dentro, mamma mia che colore dell'acqua che c'è. Sta gente a farsi il bagno, Sarà fresca, sì, ho visto. C'è gente a farci un'acqua verde smeraldo incredibile, ragazzi, pazzesco. Col caldo saranno queste qua col camper. Sì, saranno questi qui. Beautiful. Passaggio mozzafiato, direi. Ed ecco una delle migliaia di chiesette che vi troverete, che vi dicevo prima. Guardate qua, qui è in ferro, molto spartana, ma ce ne sono per tutti i gusti. Qui adesso inizia un twist che non ve lo dico neanche. Con un'altra a destra. Eccola qua, sì. È ora di pranzo, ci sono 34 gradi in questo momento, le strade sono prettamente sgombere. Qui la salita è impegnativa, non sembra, ma è abbastanza salita. Eccola qua, 10%. A una quindicina di chilometri da Castoria e tutto il verde di questa mattina è un vago ricordo. Qui la terra è tutta molto brulla, tra l'altro in giro non c'è nessuno, non c'è un'anima viva. A Castoria, una ridente cittadina sul lago, eccola lì, quella è Castoria, qui sotto c'è il lago. Scendendo dalla strada principale si vede sotto di noi il lago, abbiamo visto sotto di noi il lago, è molto molto carino. Adesso però l'obiettivo è arrivare in struttura, farci una doccia, poi magari usciamo e ci facciamo un giro per Castoria. Finalmente siamo arrivati alla struttura e questa è alle nostre spalle. Non vi dico l'ultimo pezzo per arrivare qua sopra, c'è una pendenza strong allucinante. Andiamo a fare il check-in. Allora, adesso che ho fatto la doccia si riesce a ragionare un attimino meglio. La location dove dormiamo questa sera è questa qui. Siamo a circa 12-13 km da Castoria. Quello che vedete alle mie spalle è il lago di Castoria. La strada per arrivare qui è tutta asfaltata, tranne qualche piccolo tratto di manto un po' rovinato, un po' briciolino, ma per il resto, a parte una pendenza very very strong. In alcuni punti il vero problema sono i cani randaggi che, come ti vedono arrivare, cercano di correrti appresso, ecco. La vista della struttura è molto bella, ma adesso andiamo dentro che vi faccio vedere il resto della stanza. Questa parte qui è dove si fa colazione, breakfast. Adesso andiamo di qui, tra l'altro ha un punteggio molto alto, 9,4. Da qui si arriva alle camere. Questa è la camera, ovviamente già invasa tutta roba nostra. C'è un camino che rimarrà inutilizzato e questa è la view che abbiamo sul lago. Sotto c'è la moto. Qui sto scaricando video e foto e adesso vi mostro chi sta facendo i panni. Sta facendo i panni
Abbiamo anche la coscia, la badante qua. Col turbante. E per i panni stesi, voilà, ci siamo fatti anche lo stand di biancheria. Così al vento abbieremo tutta roba pulita, vero Cinzia Dima? 2 giorni sembra che lo siamo per una settimana. Ragazzi, quella lì è Castoria. Noi adesso stiamo scendendo dalla strada che ci porta dal nostro B&B, che è qui sopra, dall'altro è molto bello vedere Castoria. Scendiamo giù e la visitiamo. La temperatura è un po' scesa e quindi ci riusciamo a godere un po' anche i posti. Siamo arrivati sul lago di Castoria. Sono circa le 18:30, c'è un bellissimo sole, il clima è piacevolissimo. Adesso io mi vedete ancora col casco perché appena sono sceso ho preso già la macchinetta, mentre Cinzia è qui dietro e si è bella accomodata all'ombra. Abbiamo fatto un piccolo spuntino in attesa che arrivi la cena. Una piccola merenda, uno spuntino, che ho fame. Quando ho fame io non capisco più niente, devo mangiare. Questa sera pensiamo di cenare in un ristorantino che ci ha consigliato il titolare della guest house dove siamo. Dovrebbe essere lì in collina con una bella vista sul lago, vedremo. Tanto mo ci rilassiamo, ci sediamo, mi tolgo il casco e ci godiamo questo incantevole spettacolo. Nel frattempo siamo passati da quest'altra parte del lago, c'è tutta una passeggiata che si può fare ovviamente in moto o a piedi anche, perché è sia ciclabile che per le auto, lungo tutto il lago. Eravamo dall'altra parte, abbiamo fatto tutto questo pezzo qui, siamo arrivati di qua. E due cose di Castoria. Castoria un tempo era molto rinomata per le pellicce, infatti non è raro, anzi ce ne sono diversi. Lungo la passeggiata del lago ci sono diversi negozi che vendono proprio abbigliamento ricavati da pellicce di animali. C'è un venticello semplicemente strepitoso e il relax qui è totale. Nel frattempo, guardate, neanche a farlo apposta, l'ennesima struttura che vi dicevo. Lungo le strade ne troverete a bizzeffe. Ogni chilometro e mezzo, 2 troverete queste strutture, anche in miniatura, anche piccoline, fatte con qualsiasi materiale, mattone, ferro, vetro, ceramica, ovunque, e anche nelle strade più sperdute troverete ai bordi delle strade queste strutture. 100 metri dopo, quella grande, guardate, tac, fronte lago ce n'è un'altra, c'è un accendino, dei fiammiferi, delle candele. Forse sicuramente l'accendino e i fiammiferi occorreranno per accendere le candele, e questo è il contesto in cui si trova. Adesso ci godiamo un po' di relax. Questo è uno degli scorci più belli sicuramente di tutto il lago, di tutta la parte che abbiamo visto noi. E la struttura dove alloggiamo noi è esattamente su quella collina, siamo a 13 km dall'alto, si vede dalla nostra camera il lago. Veramente estremamente rilassante. Siamo in località Apósquetos. I tavolini che vedete qui sono perché c'è la festa di Santa Maria. In realtà noi eravamo venuti su indicazione del gestore della nostra guest house, che ci ha detto andate su Apósquetos che c'è una bellissima vista e ci sono 2 ristoranti in piazza dove si mangia molto bene. Siamo arrivati qui, ci sono un mare di tavolini e ci hanno detto guardate che i tavolini ci sono perché c'è la festa, quindi si mangia tra un po'. Tra un po' che vuol dire tra un po'? Comunque il posto per la moto l'abbiamo trovato, il posto per sedersi c'è, a mangiare c'è, e quindi questa sera mangeremo con questa vista così. Quella lì sotto è Castoria ed è tutto molto giusto. Adesso vado da Cinzia, ci sediamo e ordiniamo, vediamo che succede. Φύγει λίγο στο βαθμιστικό του. 10 μέρες εδώ και... Qui in Grecia la sagra è grezza e feroce. 3 salsicce, uno spiedino, una birra, una coca, senza posate, senza un contorno. Non c'è, dice, contorni ci sono? No. Insalata, patatine? No, non c'è. Oggi no. Oggi no. Buon appetito, Cinzia Di Mattina. Ragazzi, qua si scaldano gli strumenti, quindi noi adesso piano piano ce ne torniamo verso casa. Adesso troviamo un posticino dove chiudere il video in tranquillità.
avevo pensato di chiudere il video in un altro punto, ma come si fa a non chiuderlo in un posto così tipico greco? Con la musica greca sottofondo, speriamo che il copyright YouTube non agisca. Ragazzi, vi ringrazio di aver finito. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso. Iscrivetevi al canale, è gratis. A voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video!